perché mi danno fastidio le etichette, quindi le chiamo eroine, ragazze senza limiti, sono sicuramente artiste complete, artiste che dovrebbero essere in grado di partecipare a qualsiasi evento artistico, quindi dal live al teatro, al cinema, alla televisione, non con una carta in meno ma con una carta in più, cioè artiste che veramente non hanno timore di nulla e quindi non hanno paura di interpretare anche la sessualità oltre altre cose. Mettetevi comodi, soffittari. Oggi spalanchiamo una porta che nella memoria collettiva italiana è ancora avvolta da luci soffuse, scandali mediatici e quell'inconfondibile profumo di libertà che ha caratterizzato un'epoca irripetibile. Parliamo di Riccardo Schicchi, l'uomo che più di tutti ha cambiato il modo in cui l'Italia guardava alla sensualità, allo spettacolo e alle sue protagoniste. Un visionario, un provocatore, un impresario e soprattutto il creatore di Diva Futura, l'agenzia che ha lanciato alcune delle donne più discusse, amate e ricordate del nostro paese. Prima di partire, lo sapete già, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo, attivate la campanella e lasciate un like se amate queste immersioni nel passato più audace e affascinante della cultura pop italiana. Qui non si giudica, qui si ricorda, si racconta e si celebra, perché siamo pur sempre nella soffitta. Lo Star System nasce dalla costruzione di un'immagine, dalla messa in evidenza della storia di un personaggio che quindi acquisisce una credibilità nei media e quindi raggiunge attraverso una grande popolarità poi la sorpresa e l'interesse del grande pubblico verso qualcosa che conoscono direttamente, che non rappresenta clandestinità o comunque un mondo rarefatto, criminale, ma invece rappresenta qualcosa che ci sta di fronte. Riccardo Schicchi non era un regista qualunque, era un uomo che vedeva la donna come un personaggio, un simbolo, un mondo intero da costruire. Aveva intuito il potere dell'immagine femminile molto prima dei social, dell'era digitale, degli influencer. Lui le influencer le aveva già create negli anni '80 e senza bisogno di internet. Schicchi capì che il pubblico italiano era pronto per qualcosa di nuovo, non semplici interpreti, ma icone. Donne che non si limitavano a esibirsi, ma che diventavano personaggi, divinità pop, volti riconoscibili al primo sguardo. Ed è da qui che nasce Diva Futura. Più di un'agenzia, una vera rivoluzione. Schicchi mise insieme un gruppo di donne diversissime tra loro, accomunate però da una cosa, la capacità di magnetizzare l'attenzione. Le trasformò in stelle capaci di riempire teatri, locali, programmi televisivi e interi dibattiti pubblici. E furono proprio loro, le sue dive, a scrivere con lui una pagina di storia. Quindi prodotti antichi o vecchi che siano forse migliori di quelli di oggi fanno cannibalismo e quindi si mettono avanti, i numeri si sono abbassati e quindi lo Star System è diminuito, anche perché poi i personaggi si sono mimetizzati, sono tornati ad essere medio-bassi e quindi non hanno un interesse enorme sul pubblico. E ancora adesso, devo dire, mio malgrado, ma con grande felicità, sono l'unico che costruisce ancora personaggi che vanno in televisione, che poi trascinano il pubblico in esperienze un po' più folli o scandalose di quanto possano essere la media delle produzioni dei personaggi normali e ghettizzati dalla normalità. La prima che incontriamo in questo viaggio non può essere che Ilona Staller, la celebre Cicciolina. Ilona era un personaggio unico nel panorama italiano, voce zuccherata, atteggiamento sbarazzino, look da fata ribelle e una capacità innata di mischiare candore e provocazione. Quando Schicchi e Ilona unirono le forze, esplose una bomba mediatica senza precedenti. Lei appariva nei programmi televisivi con i suoi abiti trasparenti, i capelli biondi a onde morbide, i fiori tra le mani e un sorriso che sembrava dire tutto senza dire nulla. Era dolce e audace, disarmante e provocatoria. Una donna che riuscì perfino a varcare la soglia del Parlamento, diventando deputata, un evento che ancora oggi fa discutere l'Italia. Schicchi intuì che Ilona sarebbe diventata un fenomeno culturale e così fu. Cicciolina non era solo un nome, era un'idea, una rivoluzione gentile. Dopo di lei e accanto a lei arriva Moana Pozzi. E qui il tono cambia. Perché Moana non era una meteora pop, Moana era una stella piena, gigantesca, un'irradiazione continua, colta, affascinante, raffinata, sempre impeccabile e allo stesso tempo libera, provocante, modernissima. Diva Futura la trasformò da promessa del cinema alternativo a icona della cultura italiana.
Moana era amata da intellettuali, studenti, artisti, politici, da chiunque incontrasse la sua immagine. Sapeva parlare con eleganza, sapeva muoversi con grazia, sapeva affascinare senza mai dover urlare. Quante figure del mondo adulto sono riuscite a diventare oggetto di studio sociologico, letterario, giornalistico? Moana è una di quelle rarissime. Schicchi la definiva un genio, una donna che semplicemente aveva capito come usare il suo corpo, la sua mente e il suo carisma per diventare un'icona senza tempo. E ancora oggi, quando si parla di fascino anni 90, il nome di Moana è sempre lì, pronto a brillare. Accanto a Moana, un'altra figura destinata a lasciare il segno fu Eva Henger. Eva arrivò giovanissima, con un viso angelico, i capelli biondi e quello sguardo che mescolava innocenza e passione. Schicchi vide subito qualcosa in lei, non solo la bellezza, ma la naturalezza, la spontaneità davanti alla telecamera. Eva era radiosa, morbida, elegante, capace di conquistare il pubblico italiano, con una disinvoltura quasi sorprendente. E negli anni la sua immagine è diventata una delle più riconoscibili nate da diva futura. Ha recitato, ballato, fatto televisione, talk show, persino film per famiglie. La sua femminilità era diversa da quella di Ilona o Moana, più morbida, più dolce, più rassicurante. Ed è proprio questo mix che la rese una delle dive più amate dal pubblico generalista. Con Schicchi formò anche un legame personale molto forte, che la rese ancora più parte della storia dell'agenzia. E poi c'è Ramba, vera outsider del gruppo. Mentre molte dive puntavano sull'eleganza o sulla provocazione sbarazzina, Ramba era l'opposto. Pura energia, pura forza. Il suo personaggio era aggressivo, magnetico, una donna che non chiedeva il permesso per essere notata. Aveva una carica esplosiva, una presenza scenica da guerriera urbana, un carattere che trasudava indipendenza. Schicchi la scelse proprio perché era una femminilità più istintiva, più carnale, più vicina alla strada e alla realtà. Era l'icona della ribellione, quella che rompeva gli schemi, sempre. Infine troviamo Millie D'Abbraccio, una donna che ha attraversato quasi tutti i mondi dello spettacolo, danzatrice, soubrette, attrice, showgirl e poi diva adulta. Una che sapeva stare sul palco come poche. Quando Schicchi la volle in diva futura, capì che Millie sarebbe stata la presenza perfetta per gli spettacoli live, le performance teatrali, le serate nei locali. Con quel corpo morbido, quella femminilità matura, quella sicurezza magnetica, era impossibile non guardarla. Era una diva nel senso più classico del termine, teatrale, dominante, capace di riempire una scena solo con un gesto. 5 donne, 5 energie completamente diverse, 5 storie che non potrebbero essere più lontane tra loro, eppure tutte legate dall'ingegno di Riccardo Schicchi, un uomo che non si limitava a scovar talenti, li costruiva, li modellava, li rendeva icone, li consegnava alla storia della cultura pop italiana. E ora ditemi, soffittari, qual è la vostra preferita? La dolce foglia di Ilona? La perfezione magnetica di Moana? La delicatezza travolgente di Eva? La rabbia sensuale di Ramba? O la maturità irresistibile di Millie? Scrivetemelo nei commenti, perché sono curiosissima. E mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi alla soffitta di Pippo e attivate la campanella, perché qui il passato non si osserva da lontano, qui lo viviamo insieme con stile e con quel pizzico di malizia che rende tutto più bello. A presto e preparatevi, le prossime dive stanno già bussando alla porta della soffitta.